Ciao, nel video di oggi ti mostrerò come registrare in slow motion con la Nikon Z30. Per farlo dovrai andare nel menu qui, poi selezionare il giusto frame rate. Per farlo vai nel menu di registrazione video, poi trova frequenza dei fotogrammi, dimensione dei fotogrammi e frequenza dei fotogrammi. Ora puoi impostarlo su diverse opzioni. Il 4K purtroppo supporta solo fino a 30 fps, quindi non è sufficiente per uno slow motion. Quindi, per questo motivo, ti consiglio vivamente di passare a 1080p e puoi registrare a 120 fps e poi rallentare il video durante la fase di montaggio. Puoi anche registrare a 100. Anche così andrà bene quando rallenti il video. Solo per informarti, 120p ti permette di rallentare fino a 5 volte. Poi 100 ti permette di rallentare fino a 4 volte e 60 fino a 2 volte. Anche 50 potrebbe essere 2 volte. Sì, quindi magari 60 potrebbe essere 2 volte e mezzo se lo estendi un po', se vuoi 2 volte e mezzo. Ricorda, più alto è il numero di fps, più grande sarà la dimensione del file. E un'altra cosa è che a 120p sei più limitato per quanto riguarda la velocità dell'otturatore rispetto a quando giri, ad esempio, a 60. E 60 è comunque abbastanza buono per rallentare 2 volte, come ho detto. Ora, tra l'altro, se vai qui sotto puoi effettivamente girare già in una modalità rallentata. Ma ricorda che queste modalità, cioè le modalità già rallentate, ti danno un po' meno. Sai, se vuoi semplicemente registrare in slow motion e sai che andrà bene così, va bene. Ma se vuoi registrare qualcosa che magari potresti rallentare in seguito, allora ti consiglierei di registrare direttamente a 120-160 fps, così da poterlo rallentare dopo. Magari solo una parte, non tutto il video. E queste 3 modalità verranno rallentate immediatamente dopo la registrazione dalla fotocamera. E anche l'audio, per esempio, verrà rallentato? Quindi ecco perché penso sia meglio, se non vuoi che tutto il video sia rallentato, registrare a un frame rate più alto e poi rallentarlo manualmente in seguito. E fondamentalmente è tutto. Quindi lo imposterò su 120. Questo è tutto fondamentalmente. Ora puoi andare in modalità video e iniziare a registrare. Spero che questo video ti sia stato utile. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti e ci vediamo al prossimo video.